Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Scorpione, tendenze energetiche predestinate per aprile 2025. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici dello Scorpione. È un periodo dedicato alla crescita, alla gestazione di qualche progetto, di qualche idea, di qualche anche strategia di espansione potrebbe essere. È una carta che ricorda anche la maternità o il lato femminile per qualcuno, inteso come lato creativo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla o se volete complementare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate tutto sotto nella descrizione del video, c'è anche il mio indirizzo email nel caso vogliate una consulenza personalizzata e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso di tarocchi intuitivi e l'altro un corso di metafisica. C'è anche, e sono gratuiti, c'è anche sempre in descrizione il link alle tarot pratiche, che praticamente sono degli incontri che servono per allenarci ad imparare a leggere i tarocchi. Bene, andiamo a vedere la vostra energia nel mese di aprile. Partiamo con la carta della luna. Abbiamo un cavaliere di spade. Un'altra volta l'imperatrice. Un 5 di bastoni. Un fante di coppe, un 7 di coppe, abbiamo il mago, e l'eremita. Avete vari arcani maggiori. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, potrebbero esserci come dei messaggi diciamo slegati tra di loro, dopodiché andiamo a fare i vari esempi per l'amore, per il lavoro, l'economia e via dicendo. Allora partiamo da questa luna. Qui la luna può rappresentare qualche tipo di paura, qualche tipo di proiezione o di sogno che avete all'inizio di aprile. Fante di spade, giudizio e eremita. L'eremita è già qua. Come se ci fosse una fase di introspezione con questa luna. Potrebbe essere un buon periodo l'inizio di aprile per osservare le vostre emozioni, i vostri lati d'ombra, mi verrebbe da dire, perché tutto questo mi parla di lavoro interiore. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Abbiamo un 3 di pentacoli e il mondo. È come se ci fosse un progetto, magari proprio quello dell'imperatrice, che sento, nonostante tutta la determinazione che voi possiate mettere in questo progetto, è come se avesse dei rallentamenti, fosse difficile portarlo a compimento. Andiamo a vedere l'imperatrice. Re di coppe. E sacerdotessa. Andiamo a vedere anche il 5 di bastoni. Fante di coppe di nuovo, ce l'avete già qui. 7 di pentacoli e regina di coppe. Abbiamo re e regina di coppe qui ragazzi.
Sì, può essere una fase introspettiva all'interno di una relazione, magari qualcuno si chiede, è veramente la persona giusta per me, il socio o la socia giusta per me? E come, ripeto, c'è questa voglia, questa prospettiva, questa progettualità, la vedo qua in queste due carte, però anche qui credo che qualcuno sia inesperto inerente a un tema e questo crei come questa fatica a raggiungere il risultato. Andiamo a vedere il fante di coppe. 10 di spade. Io credo che potrebbero entrare e 7 di spade, altre forme di creazione con queste due imperatrici, però di nuovo avendo questi due fanti di coppe io sento che è come se foste ingenui o inesperti o non sapeste determinate cose e quindi faceste fatica a portare a termine il vostro progetto, la vostra idea, anche se vi devo dire che, anzi datemi una carta prima per questo 7 di spade. Cavaliere di spade, ce l'avete già qui. Mm. Attenzione alle proposte di lavoro in coppia. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Se per esempio il o la partner arriva e vi dice non ti preoccupare, vieni a lavorare con me. Ecco, io farei attenzione. Non tanto perché non sia vera l'offerta, ma più che tutto perché se poi, soprattutto se siete una coppia stabile, se poi l'azienda dovesse andare male, tutte e due rimanete senza stipendio. Cioè, è puro buonsenso. 7 di coppe con un asso di coppe e un asso di bastoni, ragazzi, quindi si aprono nuove possibilità. Qui abbiamo un mago. È il momento di agire, è il momento di dimostrare la vostra maestria. Ricordatevi che l'eremita è il saggio, è colui che ha già fatto delle esperienze, è il maestro, è colui che può insegnare. Adesso andiamo a vedere il mago. 2 di bastoni e 10 di pentacoli. Io credo che sì, c'è un'apertura verso il futuro, verso il creo la mia abbondanza, creo per qualcuno la mia famiglia, il mio gruppo di persone fidate con le quali posso collaborare, creare nuovi progetti, andare avanti nel mio percorso di crescita. Andiamo a vedere adesso l'eremita. 8 di spade e cavaliere di pentacoli. Sì, è un percorso di autoconoscenza quello che affronterete nel mese di aprile. Secondo me verranno come a galla le proiezioni che avete avuto inerente a una situazione piuttosto che una relazione o un progetto. Ed è come se iniziaste a dire, a muovervi in modo diverso, secondo me. Tenete presente che il re di coppe può far riferimento, e anche la regina molte volte, ad una guida di tipo spirituale. E io credo che potrebbe essere utile l'aiuto di un maestro qui per diventare voi stessi maestri, no? Tutti hanno bisogno di evolvere, quindi ci si appoggia sempre a persone che ci possano aiutare, che possano insegnarci qualche cosa. Vi dico, secondo me, dalla luna, che è un po' la zona degli abissi, se vogliamo, la zona delle ombre, si va a finire con un 8 di spade, come se si iniziasse a rendersi conto di quello che limita e si iniziasse ad uscire dalla zona di comfort con una certa lentezza, mi verrebbe da dire, ma l'importante è muoversi e non stare fermi. Non importa il ritmo, l'importante è non fermarsi. È come quando si intraprende un allenamento, una scuola, ci sono dei momenti dove uno parte tutto entusiasta, yeah, va a 1000, poi arriva un momento dove c'è, magari anche per questioni esterne,
la stanchezza, sopraggiunge la stanchezza e quindi si rallenta un po' il passo. L'importante in quel caso lì è proprio non fermarsi, non sospendere. Magari si rallenta un po' e poi si riprende con il passo normale. Allora ragazzi, se parliamo di lavoro, devo dire, se siete disoccupati, effettivamente ci potrebbe essere una proposta, direi anche abbastanza entusiasmante, ma secondo me non è tutto oro quello che luccica. Quindi magari la paga è anche buona, però potrebbe essere un lavoro dove dovete sfoggiare tutte le vostre doti e le vostre abilità da venditore, da oratore proprio. Magari è per convincere qualcuno a comprare qualcosa, è come se doveste lavorare meglio sul vostro modo di comunicare, di esprimervi. Sinceramente non vedo contratti per adesso. Potrebbero esserci in un futuro, dopo un periodo di prova, ma vi dirò che non è uno svantaggio, perché secondo me, una volta che capirete come lavora l'azienda, vi renderete conto o che non è per voi, o che voi da soli sapete fare meglio, per vostro conto potete fare meglio. Non lo so, vi assumono in un'azienda dove c'è bisogno di fare marketing digitale o c'è bisogno di fare assistenza al cliente sulle piattaforme di vendita, no? E vi rendete conto che per come è organizzata l'azienda, voi con la vostra testa, con la vostra maestria, con le vostre esperienze, siete in grado di fare di meglio rispetto a quello che è il corso di formazione che vi ha fatto l'azienda, per esempio. Ok, andiamo con gli occupati. Allora, devo dire che tutto sommato è un mese abbastanza movimentato, ragazzi. Movimentato. Movimentato nel senso che credo che ci sia tanto lavoro. Movimentato nel senso che dovrete tenere a bada certe chiacchiere e anche certi pensieri, o come la sensazione che queste chiacchiere vi muovino le zone d'ombra e quindi potrebbero creare certe tensioni che voi sarete perfettamente in grado, in quanto avete l'eremita, di scansare, di farvi scivolare addosso. E mi parlano, se per caso c'è qualcuno che sta aspettando un aumento di stipendio, ehm, diciamo è più facile avanzare la proposta di aumento di stipendio adesso ad aprile piuttosto che riceverlo, ok? Per chi fosse autonomo, ragazzi, allora devo dirvi che potrebbe essere necessario dover mettere dei paletti con dei colleghi, con dei soci, con dei collaboratori, diciamo così. Per il resto è un mese dove vi sento in piena espansione, come se vi fosse venuta un'idea geniale, un qualche tipo di nuovo prodotto, di nuovo servizio che voi volete proporre e sento che effettivamente andrete proprio a sprombattuto, andrete avanti tutta, insomma, nella progettazione e nella presentazione di questo nuovo progetto o servizio. Parliamo di soldi. Allora, devo dire che qua c'è tanta attività in fermento, sia a livello lavorativo che a livello di progetti, cose nuove che potrebbero entrare. Si tratta di valutare bene perché? Perché in questo momento avete la luna, cioè in questo momento, all'inizio del mese avete la luna che è un misto tra quello che io vorrei e che voglio vedere, nascondendo quello che è la reale realtà e una presa di consapevolezza del giudizio. È come se ci fosse un momento di restyling, sento. Comunque, si aprono delle possibilità di investimento, si aprono delle possibilità di, diciamo, monetizzare qualche vostro hobby, qualche vostra passione. Da lì nasce, secondo me, questo nuovo progetto con qualcuno. Però sento che questo nuovo progetto che nasce fa fatica a essere delimitato, è come se ci fossero diciamo delle cose su cui non vi trovate con qualche potenziale collaboratore o con qualche piattaforma, adesso dipende da quale sia il progetto,
però ecco, è come se ci fosse qualche cosa che incastra un pochettino, anche se appunto le idee sono tante, bisogna smaltirne un po', bisogna partire da quelle che effettivamente possono essere concretizzabili in modo semplice, facile e veloce, che vi possono dare della moneta. Parliamo di relazioni e andiamo con i single. Allora, ragazzi, devo dire che qui qualcuno, ed è facile che succeda nel mondo del lavoro, il mondo del lavoro non vuol dire necessariamente solo il posto dove voi lavorate, ma può anche voler dire il bar sotto l'ufficio dove voi andate tutti i giorni, per esempio, no? Comunque intorno all'ambiente o a quello che è il vostro lavoro potreste conoscere una persona abbastanza interessante. Sento che questa persona la potreste conoscere proprio grazie al vostro lavoro, come se il lavoro fosse il legame, no? Quello che vi permette di parlare, di incontrarvi, di conoscervi. Vi sento guardinghi nei confronti del mondo esterno, però devo dire che secondo me inizierà una bella conoscenza. Per adesso definiamo la conoscenza. Equilibrata. E soprattutto sento che questa persona ehm, può avere un carattere piuttosto travolgente, di conseguenza è da lì che arriva il vostro essere guardinghi, il non farvi fagocitare da quello che l'altra persona dice o fa e rimanere centrati su voi stessi, su quello che è il vostro cammino e la vostra verità. Quindi con questo Cavaliere di Pentacoli alla fine della lettura, secondo me urge un certo tipo di lentezza in questa conoscenza, no? Per quello che riguarda le persone che sono già in una relazione, allora qui devo dire che potrebbero nascere come delle nuove opportunità, un po' di vivere la relazione, un po' sono nuove opportunità di coppia, quindi nuove cose da fare, nuovi progetti di coppia. Per qualcuno, ma pochi, può riguardare qualche questione inerente a una casa, per altri ragazzi credo che potrebbe proprio aprirsi un discorso legato ai figli e non so perché, ma le scelte economiche del mese, se quello fosse il vostro caso, cioè se avete un figlio, se state gestando qualche cosa di nuovo, le scelte economiche del mese potrebbero essere ricalibrate in funzione dell'arrivo di questo nuovo progetto. Ho come la sensazione però che deve ancora maturare questo nuovo progetto, ragazzi. Cioè, non so se è solo un accenno di idea, un parlare del tu vorresti figli in un futuro, oppure non ti sembra ora, non ti sembra che sia ora di allargare la famiglia? Dipende un po' a che livello della relazione siete, però, insomma, l'andamento energetico è un po' quello. Poi, se dovessimo invece parlare di quelle relazioni che sono indefinite, senza etichetta, clandestine, chiamatele come vi pare, diciamo, le relazioni un po' così, un po' sospese, mi viene da dire, non ufficiali, ecco, il termine esatto è non ufficiali. Mm, ma, ragazzi, vedo come una sorta di andirivieni e quindi credo che qualcuno di voi decida ad un certo punto, anche in modo piuttosto drastico, secondo me, di fare un'offerta e poi fermarsi, aspettare e vedere come l'altro reagisce e coglie questa offerta. È come se arrivaste a definire quello che volete voi. Una volta capite quali sono le zone d'ombra vostre piuttosto che della relazione,
c'è un voler correggere questa situazione e un guidare l'altro o la relazione in modo dolce verso un qualche cosa che possa dare più soddisfazione. Può anche essere, questo gruppo di carte può anche essere una ricerca insieme all'altra persona di quello che non soddisfa nella relazione. Sento che è come se analizzaste in profondità qualche cosa nel mese di aprile con tutte queste carte, perché il Fante di Spade è la carta del controllatore, del sorvegliante, di colui che osserva e raccoglie dati, è lo studioso. La carta del giudizio è la presa di coscienza, la presa di consapevolezza, il vedere il progetto più ampio, mentre l'eremita è proprio il vedersi dentro. E la carta della luna parla di proiezione, di quello che si vede solo a metà, di quello che si vuole o non vuole accettare. E quindi secondo me è proprio un momento di risveglio in questo senso, di presa di consapevolezza. Se andiamo a guardare invece la crescita psicoemotiva, lo stato psicoemotivo del mese, devo dire che sento che avrete piuttosto una grinta piuttosto effervescente. Ripeto, ci sono tante idee, tante cose che volete fare e lavorando su quello che sono i vostri lati d'ombra, le paure che potreste avere inizio mese piano piano vanno dissolvendosi ed è come se entrasse una forza nuova. Se parliamo di famiglia o comunque persone che sono intorno a voi, allora devo dire che per qualcuno potrebbe arrivare una sorpresa. Ho come questa sensazione. Può essere anche che qualcuno vicino a voi annunci che abbia un nuovo progetto piuttosto che si stia aspettando un bambino e che questo scateni in voi questa marea di punti di domanda, di autoosservazione. Magari è il momento dove vi chiedete ma io lo voglio un bambino, oppure guardate il partner e gli chiedete o le chiedete ma tu vuoi un bambino? Oppure tu vuoi andare a vivere insieme, vuoi creare questo progetto? Io vi parlo di bambino ragazzi perché qua c'è il mondo, perché avete 2 volte l'imperatrice, perché c'è un asso di coppe, insomma c'è un fante di coppe, quindi ci sono varie carte che mi parlano, 2 fanti di coppe, che mi parlano di bambini, però sapete che la parola bambina e la parola progetti nei tarocchi sono interscambiabili, quindi adattate voi la lettura alla vostra realtà. Bene, andiamo a vedere un koan, un messaggio buddista sul quale meditare. Ok. Fa che la sofferenza diventi una medicina. È la carta del mago, ragazzi, che voi avete qui. È qualcuno che prende le energie dense, pesanti, il piombo, e che cosa fa l'alchimista? Lo trasforma in oro, in qualche cosa di prezioso. Quindi è come se questa sofferenza, una volta integrata, vi permetta di diventare i maestri. Bellissima questa carta, ragazzi. Andiamo a vedere una fatina ancora. Tre fatine, molto bene. Allora, la prima è manifestazione, che è un po' l'energia del mago, l'energia della manifestazione. E vi dice di essere molto onesti e chiari circa quello che state manifestando nella vostra vita. Adesso vi dice, ora scrivetevelo. Passo numero 1 per la manifestazione. Scrivete quello che volete, mettetelo su carta, mettetelo giù per iscritto in modo che, sapete, no? Verba volant si dice, cioè il verbo, la parola se ne va, vola via, mentre carta manent, la carta rimane, quello che è scritto resta impresso.
E poi è anche un discorso di visualizzarlo, di vederlo scritto lì, che aiuta. Ok, poi abbiamo celebrazione. Questa carta è bellissima perché vi dice tenetevi pronti perché sta per arrivare un invito a sorpresa piuttosto che una celebrazione. Sta come arrivando qualche festa o qualche ritrovo, qualche invito, insomma, ehm, che insomma vi avevo detto io prima della sorpresa. Sì, sento come se arrivasse un invito a sorpresa. E poi abbiamo chiedete per un aiuto. Qui in realtà, ragazzi, parla dell'aiuto divino, dell'aiuto celeste. E difatti parla dell'assistenza angelica. Io non so se voi crediate o meno negli angeli, però sappiate che di default, cioè di nascita, così come corredo biologico, ci viene fornito subito, al momento di nascere, almeno una guida spirituale. Quindi sappiate sempre che potete chiedere aiuto a questa guida spirituale. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete scrivere una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Per quello che riguarda la sezione degli abbonati, anche lì trovate come tema le credenze limitanti, però chiaramente è un lavoro fatto in modo un po' più generico, no? Perché non ho la persona davanti, quindi non si può fare un lavoro a tu per tu. Nella sezione degli abbonati però tratto anche altri temi come l'astrale, come la metafisica, come la metamedicina, ci sono delle meditazioni che aiutano proprio a elaborare i traumi. Comunque, voi date un'occhiata ai titoli, sono nelle playlist con le copertine lilla, i titoli si vedono, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!